We're in Monopoli, Italy, a beautiful coastal town in the region of Puglia, which is the region where burrata cheese is from. Burrata is one of those foods that has a very short shelf life. It has to be eaten fresh, the same day. So trying a burrata here in Puglia, it's truly a culinary experience. And trust me, I'm from around here, but I live abroad, and I've tried countless times to bring them with me in my suitcases, and they've never been as good as the ones that I've tried here. So today we're going to do exactly that. We're going to visit a local dairy and get our own burrata experience. Let's go! In Italy, we met with Vincenzo Titrani, son, grandson and great-grandson of cheesemakers and owner of Mozzabella. His dairy produces about 500 kilos of fresh cheese every day. Vincenzo and his team start the day way before the sun is up. At 4 a.m., the milk has been acidified and it is ready to be split into curds. It now rests in this vat at 35 degrees with a whey starter and rennet. Noi usiamo solo il metodo, un vecchio metodo, che è il siero innesto, invece di usare additivi chimici tipo acido citrico, acido lattico e quant'altro. Noi usiamo il siero del giorno prima per poterlo acidificare il latte il giorno dopo, perché per la burrata il latte va acidificato, altrimenti non fila. Che strumento utilizzi? Questo è uno strumento apposito fatto in acciaio per poter tagliare la cagliata, si chiama cestino. Poi ognuno ha il suo nome, in base alle regioni ha il suo nome. Quindi da noi si il chiama cestino. così. È meglio tagliare la cagliata così piuttosto che utilizzare, non so... La chitarra, dipende dai formaggi va utilizzata la chitarra, dei formaggi va usato il cestino, ci sono diverse tipologie di taglio. Ah, ma quindi prima usi la parte, diciamo, più piccola? Sì, questo è il primo taglio, questo serve a far rinforzare la proteina del latte, in modo che nel secondo taglio non rilascia latte ma è già bello forte. Quindi questo lo utilizzerai domani? Questo siero, parte di questo siero lo utilizzo domani. Così diamo un secondo taglio, continuiamo a rinforzare sempre il reticolo della proteina, molto lentamente. Ma si deve proprio allora, in base al ecco, la grandezza del chicco va in base al tipo di formaggi. Se facciamo dei formaggi stagionati deve essere come un chicco di riso. Se facciamo dei formaggi molli, allora lo possiamo fare quanto una noce oppure quanto un fagiolo, dipende dai formaggi. Per la burrata invece, per la burrata va alla misura del fagiolo. Quindi ci siamo quasi. Quasi, sì. Il taglio della cagliata è importante al 50% sulla riuscita del formaggio, quindi ha un buon valore. Esatto, sì. Ma questi non sono i pezzettini che ritroviamo nella burrata? No, giusto? no. Questo è per creare l'involucro della burrata. È la parte interna, però mischiata con la panna, che poi facciamo in un secondo momento. Diciamo che per fare la burrata non è solo il taglio. Our cheese curds have reached their desired bean size. They will now have to rest in the whey for 1.5 hours. Vincenzo uses this time to take out part of the liquid whey, adding milk to it and transform it into ricotta. Quanto manca adesso? Adesso vediamo, facciamo la prova e vediamo quanto manca. Perché è passata una mezz'oretta. Facciamo prova a filatura. Quindi questa è acqua calda? Acqua calda a 90 gradi. Abbiamo bisogno ancora di 3/4 d'ora. Da cosa te ne accorgi? Vedi, dal tipo di filatura, perché rompe ancora. Ah, invece non deve dovrebbe filare rompersi. senza rompersi. While the curd is still resting in its whey to reach the perfect stretchability, a part of it is taken out to make the inside of the burrata. These are called sfilaccetti and are little shreds of frayed, stretched curd which will be salted and mixed with cream to make stracciatella. Vincenzo uses 90-degree water to stretch the curd. Ma quindi se la lavorazione è comunque la stessa, perché questa è la stessa cagliata, come mai poi nella burrata troviamo la parte esterna e la parte interna diverse? No, la lavorazione è uguale, perché la lavorazione per farlo della stracciatella è la lavorazione della mozzarella, è solo l'aggiunta di panna.
per comodità si fanno degli sfilaccetti lunghi dove è più facile sfilacciare. Ah, quindi la parte interna della burrata, gli sfilaccetti. Oh, guarda, si inizia già a filare adesso. Questo attrezzo in legno, come si chiama? Si chiama stecca. Da noi si chiama stecca. Ed è fatto apposta proprio per fare la Sì, è di la legno di filatura. faggio, sì. Quanto tempo ci vuole a filarla? Allora, dipende. Questa che è un po' più acerba per poter fare gli sfilaccetti, un po' di più. Quando faremo la burrata, per fare l'involucro, Perché più tempo passa nel siero, E più certo, più si più è ammorbidisce. facile poi maneggiarla. Sì, qui dentro c'è acqua calda, però adesso la stai mettendo nel ghiaccio. Nell'acqua fredda, Acqua per fredda. raffreddarla, sì. Perché altrimenti continua la filatura. No, altrimenti e non si può sfilacciare per fare la stracciatella se non è ben fredda. Ah sì, deve Sì, essere fredda. sì. Però poi quando va inserita nella burrata invece La burrata è sarà calda, sì, Ah, certo. ok. Quindi c'è un contrasto di caldo Sì. e freddo. E con l'acqua... Giochiamo cioè con le temperature, Sì. molto qua. Infatti qua fa caldissimo. Se potessi mi ci butterei io dentro questa acqua fredda. Each piece of curd is then frayed one by one, and here we have our sfilaccetti. Questa cosa non si potrebbe mai fare a macchina. A macchina si può fare, hanno inventato la macchina. Veramente? Sì, solo che non ha lo stesso effetto perché viene un po' sbriciolata. Invece la vera Vabbè, burrata sì, certo. deve essere sfilacciata. Purtroppo in questo mestiere il tempo è un ingrediente. Sì. Anche l'attesa della cagliata è un ingrediente quello, perché quell'attesa certo, sì. non fa altro che rinforzare la cagliata, puoi mettere un po' di sale in più, ha un sapore diverso. È come il pane con lievito madre Sì, e il esatto. pane con lievito di birra. E quello fa in un attimo, quello invece ha bisogno di 2 giorni magari. È vero, per è poter vero. lievitare. Quindi È lo uguale, stesso la stessa concetto procedura. lo applichi anche Sì. ai formaggi freschi, la mozzarella, la burrata, eccetera. Ma quindi questo sarebbe il ripieno di Questo è- tutte le burrate Sì. della giornata. Quindi comunque... O così oppure affumicata. Cioè proprio così la stracciatella. Stracciatella affumicata. Ah, la nella stracciatella burrata- affumicata sì. esiste. Non l'ho mai mangiata così, affumicata. Buona affumicata. Now that we have our inside, it's finally time to take care of the casing of the burrata. Ma sembra già più morbida effettivamente. morbido. Ma invece tu che stai sollevando la stecca come la senti? La senti più pesante? No, o- no, è chiaro, si sente molto la differenza. Sì. Ma già dal livello di lucentezza si vede. Ah sì, è vero. Non perché adesso è un po' più tardi, quindi c'è No, la no, foto no, giorno livello e si vede di più. lucentezza. Questa per la burrata che devi avere appena diciamo la buccia un po' più rinforzata, la facciamo così. La mozzarella devi ancora scendere ancora un po' di Ancora pH. di più. Sì. Quindi per la mozzarella Deve stare bisogna ancora un po'. aspettare ancora di più. When the casing is ready, all it takes is a swift movement to add in the stracciatella prepared previously. This is the first burrata of the day at Vincenzo's Dairy. Adesso dalla rimanenza delle burratine ti faccio vedere da dove viene il nostro marchio di fabbrica. Che cosa stai facendo adesso? Una mozzarella? Adesso ti faccio vedere. Vediamo un po'. Uno spirale. È una rosa, Bellissima. te la dono. E mi fai un mazzo magari. Questo mazzo di rose mi piacerebbe riceverlo, più dei fiori. È una burrata a forma di rosa, ci avete Si può pensato? fare, come no? Certo, Sì. lo possiamo fare ovunque. Come mai la rosa? Perché mi veniva bene questo tipo di testa di scamorza e da lì è partito il mio marchio, che è unica, non la fa nessuno. Quindi questa è stata un'idea almeno tua. finora. Questi sono 200 grammi, Ah, anche 300. anche 300. Vabbè, non siamo timidi. Da quanti anni la fai? Da piccolo. Che faccio questo mestiere sono quasi 35 anni.
è una cosa che viene tramandata di padre in figlio da 3 generazioni. Il primo casaro della mia famiglia era nato nel 1860, qualcosa del genere. Questa è una burrata fresca? E questa è appena fatta, l'abbiamo fatta ora. Wow, guarda questa panna, incredibile. C'è un sacco di stracciatella dentro. Sono abituata alle burrate che si trovano all'estero, che sono proprio tutta panna. No, allora, quella è la terribile. differenza che ti dicevo della macchina. Sì. Quando viene tritata a macchina la stracciatella diventa come una cremina. Invece sì. fatta a mano e questa è la vera stracciatella. Wow, fantastica. Questa non si può assaggiare, no? Assaggia. Questa è la mia colazione. Sai, quando sono andata in Spagna mi hanno fatto fare colazione con il prosciutto, prosciutto e olio. E giustamente qua in Puglia, caffè e burrata. Burrata. Incredibile. È come un cappuccino. Sì, il latte c'è. Beh, alla salute. Buon appetito. Andato via. Buonissima. It's so creamy, it's incredible. You don't feel that there is like the small little pieces and the outside part which is harder. It melts in your mouth. Non ha un sapore piatto come se fatta con l'acido citrico, ma ha un sapore un po' più acidulo. Insomma, a livello di sapidità è superiore. Poi noi abbiamo il latte dei pascoli, non abbiamo il latte delle mucche chiuse nelle stalle. Abbiamo meno resa, meno proteine, più grassi, un valore di colorante un po' superiore, però la sapidità è irraggiungibile. I don't know why I moved abroad. I should just live here and have burrata for breakfast every morning.